Se questo oppure questo è l'aspetto della tua casa, ma desidereresti stanze molto più grandi, sei nel posto giusto perché sto per rivelarti 7 metodi infallibili per far sembrare la tua casa molto più grande. Ciao, io sono Alessandra Spadina, bentornati sul mio canale. Sono una home stager, sono una mamma di 2 gemelline e una super amante appassionata di casa, arredamento e organizzazione degli spazi. Oggi, come vi dicevo, vediamo 7 metodi infallibili per far sembrare la vostra casa, i vostri spazi, le vostre stanze, tutto molto più grande. Cioè quasi tutto, dai, non esageriamo. Sempre più spesso, soprattutto al giorno d'oggi, le case sono sempre più piccole, le stanze sempre più strette e l'aspetto diventa come un piccolo tugurio, quindi tutto confusionario, tutto piccolo, tutto stretto, non ci passo, non c'è. Quindi adesso vi spiego questi 7 metodi che sono veramente infallibili, facili, alla portata di tutti, per far sembrare le stanze più grandi, ariose, per dare un aspetto più ricercato e insomma per vivere meglio. Questi trucchetti li ho imparati sia dal mio corso di home stager, dove appunto si spiega molto bene come dare un aspetto più grande anche a case che non sono proprio esattamente grandi, quindi a valorizzare gli spazi attualmente esistenti, ma anche in base alla mia esperienza personale, perché la casa in cui vivo adesso è una casa di medie dimensioni, medio piccolo, insomma dipende da come lo considerate. Comunque sono circa 70 metri quadri, ma siamo in 4 più il cane e il gatto, quindi in realtà 6, quindi ottimizzare gli spazi diventa veramente importante e anche la disposizione interna cambia veramente da così a così l'aspetto della stanza, delle stanze di casa. Veniamo quindi al trucchetto numero 1, che è veramente fondamentale, quindi prendiamo tutti quanti appunti. Si tratta della tinteggiatura, quindi il colore delle nostre pareti. Molto spesso le case che hanno un aspetto piccolo sono predominate, sono caratterizzate da colore delle pareti scuro, molto forte, dai contrasti intensi. Un trucco infallibile per far sembrare la vostra casa molto più grande, la stanza più ampia, è quello di scegliere colori chiari o ancora meglio il bianco. Il bianco, ragazzi, vi fa sembrare gli spazi molto più grandi, riflette la luce, la fa girare meglio nella stanza, insomma fa sembrare davvero gli spazi molto più grandi. Lo so che è magari per qualcuno di voi una banalità, ma vi assicuro che poi nella pratica è una cosa che viene a mancare. Io non so, tutti la sanno questa, ma nessuno la fa. Il bianco fa sembrare le case, le stanze molto più grandi, quindi optate per colori chiari o ancora meglio optate per il bianco. Tanto se la vostra paura è quella di avere un ambiente freddo, potete scaldarlo con 1000 altre cose, i complementi d'arredo, i soprammobili, le fotografie, insomma ci sono 1000 modi per dare calore ad una casa. Ma se avete un problema di spazio, optate per il bianco o comunque optiamo per colori veramente tenui, quindi magari un tortorino, un beige, insomma optate per i colori chiari. Vi ho convinto? Trucco numero 2, gli specchi. Gli specchi, riflettendo le immagini, fanno sembrare a livello ottico, quindi proprio a livello di illusione, le stanze molto più grandi. Non è necessario che abbiate uno specchio enorme, gigante, grande come tutta la parete, vabbè, ovviamente questo farà sembrare la parete veramente molto più grande, ma comunque anche semplicemente specchi di medie dimensioni messi qua e là, oltre a fare veramente un effetto molto bello a livello d'arredo, perché ne potete scegliere veramente di tutti i tipi, colori e materiali in base al vostro stile di casa, in base al vostro gusto di arredamento, ma comunque vi daranno l'idea veramente di una stanza molto più ampia per questo gioco di riflessi che fa sembrare gli spazi molto più grandi. Ovviamente chiaro è che se avete la possibilità di fare una parete più ampia di specchi, questo aumenterà drasticamente le dimensioni a livello ottico di illusione della stanza. Quindi se ne avete la possibilità, una parete a specchi piuttosto che una porta specchiata farà sembrare veramente grandissima la vostra stanza. Quindi assolutamente specchi. E poi diciamocelo, quanto sono belli, cioè veramente ne trovate di tutti i tipi, i colori, dimensioni. Magari qui nella descrizione vi metto i miei preferiti del momento, perché anche questo
questo va un po' a corrente di sentimento. Comunque, specchi ragazzi, specchi, specchi, specchi. Terzo trucchetto per far sembrare più grande la vostra casa: optate, se potete, per mobili sospesi. I mobili sospesi fanno sembrare appunto lo spazio più sgombro, perché ovviamente ne occupano di meno fisicamente, o comunque l'idea che non sia esattamente attaccato al pavimento il suddetto mobile fa sembrare molto più grande la casa, la stanza. Questo sempre per un effetto ottico di più leggerezza. Abbiamo tutti bisogno un po' più di leggerezza, ecco. I mobili sospesi danno proprio questa percezione. Quindi se siete in fase di arredamento, se dovete cambiare un mobile, se state ristrutturando, ancora meglio optate per mobili sospesi, in modo da avere appunto questa percezione di ariosità, leggerezza. La stessa cosa vale ovviamente per i sanitari del bagno. Tra l'altro a livello di igiene è molto meglio perché è estremamente facile pulire sotto, quindi se gli vogliamo trovare anche un plus, diventa molto più semplice pulire sotto i mobili sospesi e i sanitari sospesi. È una scelta tra l'altro molto moderna, quindi se siete in linea con le tendenze del momento sicuramente fate una scelta con tanti benefici. Quarto trucco per far sembrare più grande la vostra casa è quella di tenere aperte le persiane, le tapparelle, le tende la stavo prendendo fisicamente, insomma tenetele aperte. Io trovo vedo troppo spesso tutto chiuso, tutto buio, è una cosa che non è bella da vedere. Io capisco che a volte non si ha la necessità di avere luce in casa, a parte che no, io non sento questa necessità, io vorrei sempre luce, sempre, ma vi giuro, io entro molto spesso in case in cui le tapparelle sono a metà, le tende scure sono tirate, quindi ecco, tenete aperto, fa sembrare molto più grande la stanza, fa sembrare più viva la casa, si ha molta più gioia nell'entrare in una casa con tanta luce. Quindi veramente la luce è super importante, la luce naturale, perché la luce dei faretti, la luce dei lampadari è tutt'altra cosa, per carità importante, ma mai come la luce del giorno. Quindi tenete aperto tutto, e collegandoci a questo anche le tende chiare sono sicuramente un plus in più. Quindi anche se fa caldo, anche se non avete voglia di troppa luce, se volete una stanza più grande tenetelo aperto, che vi darà anche tanta più gioia. La luce solare ricarica secondo me le pile, a me perlomeno. Consiglio numero 5: evitate di affollare troppo le stanze. Troppo spesso le case sono piene e strapiene di cose. Tutti noi dobbiamo migliorare, anche io stessa mi ci metto in mezzo, dobbiamo tutti un pochino migliorare, ma veramente ci sono dei casi incredibili di stanze strapiene di cose che esplodono. Non è necessario, facciamo del decluttering periodico, una volta ogni 6 mesi, prendete tutto quello che avete e buttate, che non serve buttare nella spazzatura, donate, regalate, vendete sulle piattaforme, fate quello che volete, ma liberatevi del superfluo. Avete davvero bisogno dell'ennesima teiera della vostra nonnina? No. Ve lo dico io, no. Sono sicura che ne avete già una e che comunque nessuno più usa le teiere, o comunque fate acquisti oculati, fate acquisti che, tenete a mente questa regola: una cosa che entra, una cosa che esce. Compiti da fare a casa, una cosa che entra, una cosa che esce. Se affollate le stanze è ovvio che a livello ottico, ma non solo, proprio fisico, lo spazio è ridotto. Meno cose avete, più la stanza sembra e sarà anzi molto più grande. La casa avrà delle metrature molto più generose. Una casa stracolma è una casa piena, in cui si fa fatica a vivere e in cui tra l'altro fate fatica a trovare le cose, fare le pulizie, tenere in ordine. Meno cose avete, meglio è. Devo mettermi il cuscino sotto il sedere perché sono piccola e non ci sto nell'inquadratura. Trucchetto numero 6: tenete in ordine. Una stanza ordinata sembrerà sempre una stanza molto più grande, darà proprio questa percezione. Quindi tenete sempre in ordine. Tenere in ordine, tra l'altro, non è una palla come pensate, ma è una bellissima terapia per riconsiderare le proprie cose, riconnettersi al qui ed ora. Veramente, secondo me è una terapia bellissima. Potete farlo con la musica,
musica, col vostro podcast preferito, con i miei video YouTube, perché no? Insomma, potete ottimizzare il tempo per imparare, intrattenervi e intanto tenere la vostra casa ordinata, che sembrerà molto più grande. Veramente non vedetela come una cosa pallosa, come un compito da fare, ma come una terapia per voi, per la casa, per lo spazio, per tutto. Una casa ordinata è una casa molto più grande, quindi poco ogni giorno, una decina di minuti ogni giorno sarà più che sufficiente per tenere il grosso in ordine. Io non dico veramente che ogni parete deve essere perfetta, ogni superficie deve essere totalmente sgombra, è impossibile, nel senso che viviamo tutti in un piccolo disordine ordinario e questo è ok, è disordine quotidiano, diciamo. Non troverete mai una casa come quelle di Pinterest che sono perfette, io non pretenderò mai questo, così come non lo pretendo da me stessa. Qui a casa non è perfetto, ma una cosa è del piccolo disordine quotidiano che periodicamente ogni giorno si sistema, e un conto è il caos più totale, ed esistono queste situazioni, quindi poco ogni giorno e la vostra stanza sarà più ordinata e soprattutto sembrerà molto più grande. Settimo e ultimo trucchetto per far sembrare la vostra casa molto più grande: prediligete, se potete, spazi unici. Quindi se siete in fase di ristrutturazione, se state comprando casa, se state valutando un appartamento o se avete delle possibilità di fare delle piccole modifiche all'interno della vostra casa che già avete, prediligete spazi unici. Per esempio a casa mia la casa sembrava molto più piccola di quello che è veramente. Per esempio i miei suoceri hanno la stessa casa ma con una disposizione interna totalmente diversa e la loro casa non sembra neanche la stessa della nostra. Questo perché ho la bacchetta magica? No, assolutamente, perché abbiamo deciso in fase di ristrutturazione di prediligere per un open space, quindi sala cucina insieme, dà una idea totalmente diversa degli spazi, molto più ariosa. Teniamo sempre le porte delle varie camere aperte, dà proprio l'idea, la percezione di ambienti più liberi, stanze più grandi. Sono tutti effetti ottici, ma veramente cambiano totalmente, ve lo giuro, da così a così la percezione del vostro spazio. Quindi non possiamo cambiare le metrature attuali, ma possiamo fare tanto per far sembrare la nostra casa molto più grande e bella. E questo è tutto, questi erano i miei 7 trucchetti infallibili per far sembrare la casa molto più grande. Come sempre fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto, che cosa vorreste vedere nei prossimi video, e lasciatemi un bellissimo pollicione in su di supporto, nonché iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo nel prossimo video e ricordatevi che mi trovate anche sugli altri social, Instagram e TikTok, con lo stesso nome, Alessandra Spadina. Io vi ringrazio e ciao!